Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video tutorial di Pymol dove imparerete ad utilizzare le scene all'interno di Pymol. Cosa sono le scene? Le scene ci permettono di bloccare la molecola in una determinata visualizzazione e questo è utilissimo quando vogliamo creare dei video fantastici. Qui ho creato 5 scene che mi permettono essenzialmente di partire dalla mia molecola per intero, andare a selezionare solo metà di essa, fare un zoom in all'interno della struttura per visualizzare uno specifico amminoacido, ritornare indietro e ritornare poi al punto di partenza. Se sei interessato a capire come creare queste scene, continua a guardare il mio video. Vi ricordo che per caricare la nostra molecola possiamo utilizzare la funzione fetch. Una volta caricata la molecola, quello che andrò a fare è essenzialmente utilizzare la funzione action per orientarla e creare l'origine su di essa. Creando l'origine possiamo andare a ruotare la molecola rispetto al suo asse Y. Successivamente io preferisco colorare la molecola per distinguere le catene e andrò anche a rimuovere le molecole d'acqua in quanto non sono interessato. Per quanto riguarda le scene, questa funzione è utile e necessaria per creare la prima scena e le successive. In particolar modo dovremo andare a scrivere scene 001 update per creare la prima scena e la prima scena sarà poi salvata qui in basso a sinistra dove appare il codice 001. In questo momento quello che ho fatto io è salvare essenzialmente lo stato della molecola così come la vedo, quindi in questa posizione. Il passo successivo sarà creare ulteriori scene. Per creare ulteriori scene è necessario riscrivere il command qui, ma cambiare il numero, quindi da 001 passeremo a 002, a 003 e così via. Quindi nel mio caso, per esempio, il secondo step, quindi la seconda scena, sarà rappresentata dalla visualizzazione della molecola nella sua metà. Quindi per fare questo andrò a utilizzare la funzione seleziona catena per selezionare le mie due catene di sinistra, per esempio, le vado a rinominare, quindi chain A per esempio, e queste saranno le mie catene che andrò a visualizzare nella seconda scena, quindi nascondo quello che non mi interessa e utilizzo la funzione orient center e origin per bloccare in questo stato conformazionale la mia molecola. Adesso io voglio per esempio mettere in evidenza nella seconda scena questo beta sheet, quindi quello che andrò a fare è scrivere shin 002 update. Una volta che ho fatto questo, mi comparirà la scena 002 e nel momento in cui io clicco la scena 001, vediamo come ritorno alla visualizzazione precedente. Quindi adesso io sono in 001, clicco in 002 che mi aveva bloccato la visualizzazione del beta sheet e adesso nella scena 3 quello che andrò a fare è essenzialmente per esempio visualizzare un amminoacido qui nel beta sheet. Quindi ricordo che possiamo cambiare la modalità di selezione, quindi in questo caso io vado in selecting residues, vado ad avvicinarmi, clicco questo residuo che come posso vedere è una tirosina, quindi la vado a rinominare e quello che vado a fare adesso per creare la terza scena che è finalizzata a fare un zoom in all'interno di questo amminoacido o
in altri casi può essere finalizzata alla visualizzazione di strutture molto più grandi, magari di 2-3 amminoacidi. Quello che andrò a fare è dalla mia selezione sulla tirosina e fare zoom e successivamente la visualizzerò come stick, per esempio. Il zoom è un poco eccessivo, quindi vado in zoom out e essenzialmente ho la capacità di visualizzare la mia tirosina. Quello che farò adesso è anche creare un'origine all'interno di questa tirosina in modo tale che ruotandola posso migliorare la sua visualizzazione all'interno della mia struttura. Quindi la mia scena 3 sarà per esempio rappresentata da questo zoom in nella tirosina. Quindi andrò a scrivere scena 3 update e la mia terza scena è il zoom in all'interno della tirosina. Come posso comprovare che tutto è avvenuto in modo corretto? Semplicemente vado in scena 2, che è lo stato precedente, vado in zona 3 e essenzialmente vedo lo zoom in sulla tirosina. Adesso cosa voglio fare? Voglio ritornare indietro, quindi di fare un zoom out. Magari voglio che dal zoom in ritorno alla postazione precedente e quindi questo dovrà essere salvato in una nuova scena. Per fare questo, quindi, posso andare a scrivere scene 4, quindi mi si è salvato la scena 4, e quello che voglio ancora è ritornare al punto di partenza. Quindi io utilizzerò la scena 1 come chiusura, ma dovrò salvarla come scena 5. Quindi vado in scena 5 e così è fatto. Se io adesso vado a cliccare tutte le scene, mi accorgerò come la mia sequenza è avvenuta. Quindi sono in scena 1, vado in scena 2, in scena 3 con il zoom in, ritorno in scena 4 allo stato precedente e in scena 5 mi si chiude la mia sequenza.